Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordate di iscrivervi al canale e condividere questo contenuto. Grazie di cuore. Oggi il mondo dell'intrattenimento vibra per una rivelazione intensa e inattesa, capace di far tacere persino i corridoi più rumorosi del gossip. Dietro porte chiuse, tra luci fredde e camici bianchi, avrebbe preso forma una telefonata che in poche ore è diventata il racconto più discusso dai fan. Secondo quanto filtra, la splendida attrice Yağmur Yüksel, ricoverata all'improvviso in seguito a un malessere che l'ha colta durante un periodo di lavoro frenetico, avrebbe chiesto il telefono nel momento più delicato, poco prima che il personale la accompagnasse in sala operatoria. La sua voce, rotta dall'ansia, avrebbe pronunciato parole che nessuno si aspettava di sentire. Sono qui e ho paura. Se non vieni, non mi opero. Dall'altro capo della linea, stando ai sussurri raccolti dietro le quinte, c'era Barbaktas. Le persone vicine sostengono che Yağmur, negli ultimi giorni, fosse esausta. Tournage serrati, notti corte, i soliti ritmi implacabili che chi sta sotto i riflettori finge di domare ma che a volte presentano il conto. In ospedale i medici avrebbero valutato che l'intervento fosse una procedura semplice, a basso rischio, quasi di routine. Ma, come spesso succede, il corpo parlava una lingua e la mente un'altra. La giovane star, dicono, era stremata sul piano emotivo, provata dal peso di una corsa lunga mesi. E proprio lì, dove la tecnica rassicura ma il cuore resta in allerta, si sarebbe inserito Bar. Si racconta che lui, ricevuta la chiamata, non abbia esitato. Ha annullato incontri, rimandato appuntamenti, spento il resto del mondo. C'è chi giura di averlo visto prendere la strada dell'ospedale con l'aria di chi non vuole perdere un solo minuto. Lì, prima avrebbe scambiato qualche parola con i familiari di Yağmur e con gli amici più stretti accorsi in fretta, poi avrebbe chiesto di entrare da lei. E chi era presente ricorda un'immagine che ora è già leggenda nella memoria di chi ama il dietro le quinte. Yağmur, passando dal tremito all'abbandono, non avrebbe lasciato la sua mano per lunghi minuti. Non servivano discorsi complessi, lo sguardo, i respiri, la stretta delle dita dicevano l'indicibile. Dopo quel momento, dicono, qualcosa si è allineato. Yağmur avrebbe accettato di sottoporsi all'intervento. La procedura, riferiscono, sarebbe andata liscia come promesso dalla squadra medica. Ma i dettagli che hanno infiammato le chiacchiere arrivano soprattutto dal dopo. Appena sveglia, tra le prime parole, si mormora che abbia chiesto sottovoce, temendo una risposta che non voleva sentire: non te ne sei andato, vero? Il personale racconta, sempre a mezza bocca, che Bar non si sarebbe mosso dall'ospedale durante tutto il tempo, informandosi con discrezione, rispettando procedure e silenzi, ma pretendendo aggiornamenti costanti. Le cronache ufficiose parlano di un'attesa lunga e composta, vissuta in un angolo del corridoio, con il capo chino e lo sguardo fisso alla porta da cui sarebbe arrivata la notizia. La domanda che ora tutti si pongono è inevitabile: che cosa c'è davvero tra loro? I due, amatissimi e abituati a gestire la propria immagine con misura, non si erano mai sbilanciati oltre la correttezza professionale e la stima reciproca. Eppure, chi conosce le dinamiche dell'animo intuisce che esistono momenti in grado di spogliare ogni schermo, rivelando ciò che non si osa dire a voce alta. C'è chi parla di un'amicizia profonda, saldata negli anni da confronti sinceri e piccole complicità. Altri, guardando questa trama di gesti e parole sussurrate, vedono molto di più, un legame emotivo pronto a emergere quando la vita li ha messi alla prova. Nessuno si sbilancia ufficialmente. Né Yağmur Yüksel né Barbaktas hanno rilasciato dichiarazioni. Ma, come sempre, i non detti diventano benzina per le ipotesi. Il pubblico, però, ha mantenuto il centro della questione: la salute di Yağmur. Migliaia di messaggi sono arrivati in poche ore, con auguri, preghiere, cuori metaforici e promesse di attesa paziente. Ai fan non chiedono altro che vederla tornare in piedi e ritrovare la sua luce. E intanto continuano a domandarsi quanto la paura abbia svelato, a entrambi, dell'importanza che si danno l'un l'altra. Non è finita qui. Perché, secondo nuove voci circolate dopo le dimissioni,
la storia avrebbe aggiunto un capitolo ancora più privato. Dicono che la stanza di Yamur, non appena i medici hanno dato il via libera a visite limitate, abbia accolto per primo proprio Bar. Osservatori discreti raccontano che lei avrebbe chiesto con gentilezza al resto dei presenti di uscire, desiderosa di restare sola con lui. Dietro la porta, sempre stando a chi ha potuto captare brandelli di tono, ci sarebbe stato un confronto intenso. Frasi scandite piano, qualche momento di voce spezzata, poi uno scarto, forse una parola di troppo, forse il peso accumulato. Il volume si sarebbe alzato per un attimo, subito rientrato, e in seguito un lungo silenzio. Quello di chi capisce che non servono repliche, ma respiri. Fonti vicine giurano che in quei minuti Yamur abbia confidato non solo la paura dell'operazione, ma la fatica dell'ultimo periodo, il ritmo che non perdona, l'obbligo di sorridere anche quando dentro tutto frena, la sensazione di dover essere sempre all'altezza mentre la pelle chiede tregua. Bar, dicono, l'avrebbe ascoltata senza interrompere, concedendole lo spazio di cui aveva bisogno e restituendole parole ferme e pacate. Sei qui. Non sei sola. Non promesse irrealistiche, non proclami, solo la presenza che rassicura come una coperta in una stanza fredda. Nelle ore successive, mentre gli infermieri regolavano flebo e le luci diminuivano, sarebbe emerso un altro quadro, l'attenzione di Bar per la famiglia di Yamur. Pare che lui abbia chiesto più volte se servisse qualcosa, che si sia occupato di piccoli dettagli logistici, dal cibo alle comunicazioni, persino di riordinare appuntamenti e incombenze per alleggerire la pressione. Un membro del personale, in un commento rubato tra un cambio turno e l'altro, avrebbe confidato che una dedizione così, in quei corridoi, si vede raramente. Il passaggio alle dimissioni ha aggiunto suspense. Secondo chi ha seguito la scena, sarebbe stato messo a punto un piano per evitare i fotografi appostati all'uscita. E al centro, sempre lui. Si dice che Bar abbia fatto in modo di proteggere Yamur da sguardi eccessivi, curando il tragitto, l'orario, persino il veicolo, con la precisione di chi sa di giocarsi non un titolo di giornale ma la serenità di una persona cara. Questo non ha fatto che alimentare ulteriormente i pettegolezzi. Si può definire semplice amicizia un insieme di gesti così pensati, così fisici, così risoluti? Così, la domanda di fondo rimbalza da una redazione all'altra, quella frase che avrebbe pronunciato Yamur, se non vieni, non mi opero, è stata solo l'urlo di una paura momentanea, o la confessione che da tempo covava? E la corsa di Bar, quel lasciare tutto indietro per essere presente, è da leggere come un atto di generosità umana o come il segnale di un sentimento più profondo, finalmente uscito dal nascondiglio? Spuntano anche nuovi sussurri. A quanto pare, appena rientrata a casa, Yamur avrebbe confidato a un ristretto gruppo di amici una considerazione dal peso specifico altissimo. Nei momenti difficili, certi volti mostrano chi sono davvero. Gli occhi, racconta chi l'ha vista, si sarebbero velati, ma lei avrebbe evitato di allargare il discorso. Frase appesa, senso lasciato sospeso, come una lettera senza firma che tutti sanno a chi sia indirizzata. Nel frattempo, si registra un cambiamento anche in lui. Bar, solitamente abile nell'evitare ogni commento sulla sua vita privata, avrebbe spento il telefono più spesso del solito e limitato i contatti a pochissimi amici fidati. C'è chi riporta una sua frase asciutta, sussurrata dietro le quinte di un set: ho bisogno di un po' di tempo adesso. Si tratta di un modo per proteggere la propria sfera affettiva da un chiacchiericcio troppo invadente? O è il contraccolpo emotivo di quanto accaduto, che lo ha colpito più a fondo di quanto lui stesso immaginasse? E poi la caccia ai segnali social, quell'ossessione di leggere ogni immagine come un capitolo di un romanzo in corso. Il giorno dell'intervento, o giù di lì, Yamur ha pubblicato un messaggio breve, misurato, che molti hanno salvato tra gli screenshot del cuore: grata a chi mi è stato accanto. Nelle stesse ore, il profilo di Bar mostrava una foto di paesaggio, una linea d'orizzonte asciutta, quasi monocroma, accompagnata da una frase che ha acceso mille ipotesi: ci sono momenti che si vivono in silenzio. Coincidenze? Allusioni? Segnali in codice? I commenti si sono moltiplicati in pochi minuti, con fan che hanno letto in quei due post una conversazione a distanza. Altri,
più scettici invitano alla calma. La vita digitale inganna, i significati sono spesso proiezioni. Intanto, chi segue con attenzione racconta che i due si sarebbero sentiti spesso dopo le dimissioni, anche in assenza di un progetto lavorativo condiviso. Chiamate brevi e chiamate lunghe, messaggi a tarda sera, aggiornamenti sul recupero e piccole scherzose parentesi per sdrammatizzare. L'idea che sta prendendo spazio nelle voci di corridoio è che questo legame non sia più soltanto il ricordo di un giorno complicato, ma qualcosa che ha scelto di restare, di espandersi, di farsi abitudine. Eppure, al netto di quanto si insinua, loro due rimangono fedeli al loro stile. Discreti, misurati, attenti a non trasformare ciò che è prezioso in argomento da prima pagina. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun colpo di teatro. Solo gesti che parlano per conto loro. Forse è proprio questa sobrietà a rendere tutto più magnetico. Quando le parole mancano, i dettagli diventano luce. Si dice che nei giorni successivi Bar abbia fatto visita a Yamur evitando accuratamente qualsiasi passerella involontaria, orari improbabili, ingressi defilati, un cappuccio e passi veloci. Qualcuno racconta di averli intravisti, a distanza, seduti sul bordo di un divano, con tazze calde tra le mani, quella postura tipica di chi ha coltivato una confidenza rara, priva di palcoscenico. Lei con un sorriso poco truccato, lui con la calma di chi ha imparato a non affrettare ciò che merita tempo. Il resto, al momento, appartiene al regno delle interpretazioni. Ma un fatto è innegabile, l'eco di quella telefonata continua a rimbalzare. La semplicità cruda di una frase, se non vieni, non mi opero, ha aperto una fessura tra vita e copione, mostrando la vulnerabilità che a volte le star nascondono dietro posture impeccabili. E l'arrivo di lui, deciso e silenzioso, resta un'immagine che difficilmente scorderemo. Per chi ama le storie, questa è una di quelle che ti restano addosso anche quando chiudi la pagina. È la prova che i sentimenti veri continuano a parlare con gesti minimi, con le mani intrecciate davanti a una porta che sta per aprirsi, con il coraggio di mostrare la paura senza vergogna. È il promemoria che ci siamo tutti, una volta o l'altra, aggrappati a qualcuno per trovare il passo che mancava. Noi, come sempre, seguiremo ogni nuovo dettaglio con attenzione. Ma ora il pensiero corre a una sola priorità, la piena ripresa di Yamur Yüksel. Che torni presto alla sua voce, ai suoi movimenti, al set che l'aspetta quando sarà pronta. E che, nel frattempo, ciò che è nato in quei corridoi trovi la forma che merita, qualunque essa sia. Perché, alla fine, oltre i titoli e le ipotesi, resta il valore di chi c'era, di chi è rimasto, di chi ha saputo dire tutto senza dire quasi nulla. Questo è quanto per oggi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividetelo con chi ama le storie che battono forte. A presto!